natura da priori. Ma se un ragazzo tranquillo, non ha molti problemi, a parte le cose normali di un ragazzo della sua età. Non credo che... Vedo Marco, non hai ansia, vero? Marco? Marco? Sì? Stiamo considerando tutte le ipotesi, signora, ne riparleremo. Va bene, dottoressa, mi dice lei cosa devo fare. Le ho prescritto alcuni test e può prenotarli qua fuori. Quando avrete eseguito e avrete i risultati, poi ci rivedremo, d'accordo? Va bene, d'accordo. Questo è per te, Marco. Tienilo sempre a portata di mano, in cartella, in tasca. È facile da usare. Apri il cappuccio, appoggi le labbra e mentre inspiri premi qua sopra. 2 puff, massimo 2 volte al giorno, qualora tu ti sentissi di nuovo col fiato corto o facessi fatica a respirare. Marco? Sì, sono io. Vuoi venire un attimo qua? Stai bene? Sì. Te l'ha dato il dottore? Sì, oggi. Sai, è da qualche tempo che voglio raccontarti una cosa che mi è successa molti anni fa. Voglio che tu la sappia da me e non da altri. Non è una storia divertente, ma è finita abbastanza bene. Avevo più o meno la tua età e un pomeriggio, mentre tornavo a casa, delle persone cattive mi portarono via dai miei genitori. Proprio così. Mi rapirono, mi portarono da qualche parte, in un posto dove nessuno riuscì mai a trovarmi. E mi cercarono, sai, la gente comune, la polizia, i carabinieri, con gli elicotteri, i cani, ma nessuno mi trovò. Per liberarmi volevano che i miei genitori gli dessero tanti soldi. Io ero solo, al buio. Non avevo niente. Ero legato a 2 catene che mi impedivano di scappare. Ero in un posto sottoterra, penso. Non parlavo con nessuno. Non avevo niente. Ogni tanto si apriva una porticina di legno e mi lasciavano nel buio qualcosa da mangiare. Sono stato lì dentro tanti giorni. Non avevo idea del tempo che passava. Scoprì più tardi che ero stato lì dentro 257 giorni. Sono tanti, eh? E poi un mattino mi lasciarono andare. Mi portarono su una strada. Ero accecato dalla luce e le gambe mi sorreggevano a malapena. Un camionista mi vide e mi aiutò. E così tornai a casa. Non trovarono mai chi mi rapì. Volevo che questa storia tu la sentissi da me e non da altri. Lo vedi questo? Lo porto sempre con me. Ce l'ho da allora. Ti chiederai perché? Sembra un pezzetto di legno senza significato, anche bruttino. Sì, lo so, in effetti lo è, per chiunque, ma non per me. Lo trovai nel buio, tastando il pavimento di quella prigione sottoterra. Erano troppi giorni che ero là dentro. Quando lo trovai mi sembrò da subito come fosse il primo pezzetto di mondo, del mondo che c'era fuori,
su cui potevo mettere le mani. Lo toccavo, me lo rigiravo fra le dita. Per quel bambino di 12 anni, solo, nel buio, che di notte aveva freddo e che di giorno si sentiva soffocare, questo pezzetto di legno era la mamma, il papà, il suo migliore amico. Per me era tutto il mondo. Era il primo passo verso una via d'uscita. Marco! Marco! Ma brutto stronzo! Mamma!
di no, non l'hanno visto in faccia. Sono sicura, perché l'hanno detto anche in terza B. Io sono uscita prima quel giorno. C'era il prof di matematica, è rimasto muto. Di spalle era più o meno alto così. Devi vedere come erano ridotti dai bulli. Ma in che classe sono andati 3 di seconda contro di me? Scacco! Sì, diventi cieco se ti spara. Giorgia ha detto che aveva una maglia a righe. Finito tutto in pochi secondi, a mani nude. Due di terza lo prendevano in giro. Filippo ha detto che in seconda dicono che ha un'arma. Di qualche tipo. No, ti stritalo allo stomaco e vomiti. Vai a vedere. Ce ne vorrebbe uno per ogni classe.